Beh, sicuramente non avrete bicicletta e corpo puliti, però non potete assolutamente perdervi la possibilità di godervi l'inverno in e-bike. E se avete fatto la scelta finalmente di prendere la vostra e-bike e uscire, beh, io oggi vi voglio dare qualche consiglio per andare a combattere la paura più grande che un e-biker può avere. Qual è? Beh, insomma, se andiamo sotto zero è il freddo, ragazzi. L'e-bike ha il vantaggio di avere il motore, ha il vantaggio che se proprio senti che la tua sudorazione comincia a partire, che il tuo battito comincia a salire, beh, puoi sfruttare il tour, il turbo, insomma un po' di aiuto, e questo ti impedirà di sudare e di conseguenza magari, perché non sempre, congelarsi. Io comunque ho attuato anche degli accorgimenti nell'abbigliamento che mi consentono di uscire senza andare appunto a sudare eccessivamente. E comunque chi esce già in e-bike mi faccia sapere qui sotto nei commenti come si veste lui d'inverno, perché è importante avere più visioni di come affrontate questa stagione. Se andate a rischio congelamento, o avete una baita o avete un bar, o altrimenti è davvero pericolosa la situazione. È chiaro, avere uno zaino con altri capi dietro aiuta sempre, perché comunque se cominciate a sentire che le vostre maglie sono inzuppate, conviene davvero cambiarsi, non stiamo a rischiare di davvero congelarsi. Per quello io, per i miei giri di 2 ore e mezza, 3, ho adotto, perché lo sto facendo tuttora, questo tipo di abbigliamento e ne sono molto contento. Allora, partiamo dalla mattina o pomeriggio, insomma, uscite di casa, uscite dall'auto, siete andati fino al luogo dove comincia il vostro tour, ecco, dovete avere la sensazione di freddo, non dovete essere già accaldati o non dovete essere troppo coperti. Perché? Perché quando cominciate a pedalare è lì che il vostro corpo comincerà a scaldarsi, è lì che dovete cominciare a contenere la temperatura, i battiti del cuore, è lì che bisogna cercare di non andare a bagnarsi di sudore per poi appunto congelarsi. Generalmente se è una giornata asciutta ma comunque fredda, io ho questo setting: un bel sottocasco che è una cuffia o può essere comunque una fascia che vi va a coprire le orecchie, che comunque dona quel tiepidino. Io una volta non lo mettevo mai, poi ho cominciato a soffrire un po' qui davanti alla fronte il freddo, anche le orecchie, e quindi ho aggiunto questo berrettino. Ragazzi, lana merino, materiale splendido, uguale il buff, quello che mi va a coprire il collo e che se è proprio freddo posso tirare su fino sopra il naso. Ecco, anche quello lana merino. Sono le due zone che piccole, perché sono le zone piccole del nostro corpo, che comunque stanno al calduccio e ti regalano quel teporino che va bene, che ti fa bene proprio per divertirti. Poi dopo ho comprato, per affrontare appunto le giornate più fredde, via la tuta della Dirtle, che alla fine è un guscio, anche se traspirante, anche se si può mettere della roba pesante sotto, ma il rischio di sudare era troppo elevato. Va bene quando c'è molto fango, quando c'è quelle giornate bagnate proprio, ecco, quelle lì va bene. Ma per le giornate asciutte d'inverno, ecco, una bella giacca da mountain bike che traspira, che ha comunque cerniere per essere aperte, per buttare fuori appunto tutto il caldo che si genera all'interno. Ecco, quindi ecco, su questo capo qui bisogna investire un po', sicuro. È quello che proprio vi aiuta tanto, la giacca invernale, magari con un bel cappuccio anche, che magari vi copre il casco, e quindi anche se c'è magari un po' di bufera, ecco, siete belli coperti. Ecco, sta andando via il sole, magari sta diventando anche un po' buio l'immagine. Comunque, vado avanti velocemente. Sotto la giacca ho messo una maglia a maniche lunghe termica, punto, basta, nient'altro. Se è proprio freddo, come avevo detto, metto un guscio sopra, o se no la mia classica giacchetta antivento della Decathlon, quella che vedete ogni tanto, quella bianca. Ecco, con quella lì io isolo completamente il freddo, se proprio ancora freddo, ma generalmente questo setting, quindi una maglia a maniche lunghe termiche e il mio giaccone, una giacca da mountain bike invernale,
che comunque mi tiene al caldo. Sono sufficienti, basta. La cosa che mi ha rivoluzionato il giro davvero è il pantalone. Beh, al di sotto del pantalone ho il mio classico pantaloncino col fondello, ma il pantalone è estivo. Non ho pantaloni invernali, nel senso che mi raffreddo, sì, ma non eccessivamente, perché pedalando appunto riesco a termoregolare parecchio e comunque mi dà sempre quella sensazione di freschezza che non mi fa sudare e aiuta davvero, almeno a me ha aiutato tanto. E l'altro aspetto che ho deciso di non cambiare tra estate e inverno sono le scarpe. Sì, ho le scarpe estive. Ho le scarpe estive perché comunque all'interno gli metto un paio di calzetti della Fox, i Defend, che sono praticamente isolanti e quindi anche se c'è un po' di acqua, è chiaro, non sono sotto dei diluvi, comunque anche se c'è un po' d'acqua, loro ti isolano il piede. L'acqua da lì non entra di sicuro. E se è freddo, una cosa che in teoria non ti consigliano di non fare, ma che io comunque faccio e mi trovo veramente bene perché mi tengono i piedi al caldo, all'interno gli metto un paio di calzetti in lana merino. Ecco, questo è il mio abbigliamento del corpo che mi ha rivoluzionato senza andare a spendere un'esagerazione o cambiare eccessivamente componenti del mio abbigliamento. Ecco, riesco ad affrontare tutte le 4 stagioni. Poi è chiaro, ci vogliono i guanti, ma lì ognuno di noi sente il caldo o il freddo a suo modo, quindi comunque i guanti invernali sicuramente ci vogliono, più o meno pesanti. Cercate assolutamente di non prendere quelli da sci che sono troppo ingombranti, cioè voi i freni dovete sentirli, quindi mi dedicherei soprattutto a un paio di guanti da mountain bike, molto importante. Con questo abbigliamento diciamo che sono arrivato ad andare fuori fino a meno 10. Chiaro, bisogna pedalare e poi bisogna cercare di fare l'acquisto nel momento opportuno, come del resto con l'e-bike. Cioè si vede molta gente adesso che fa gli acquisti a cavallo dell'inverno, oppure vado al bike park d'estate, a cavallo dell'estate compro tutte le protezioni, le maniche corte, no. Allora ragazzi, magari adesso trovate qualche capo che è rimasto della passata stagione, se no avete tutte le nuove collezioni, ed è chiaro che certi materiali costano. Se magari d'estate, all'inizio dell'estate o comunque passato l'inverno cominciate a guardare la roba invernale, vedrete che troverete dei prezzi scontati, molto scontati. Io non ho mai avuto la necessità di prendere delle scarpe in Gore-Tex, ecco, non ho mai dato peso perché i miei piedi con questo abbigliamento così non hanno mai avuto problemi. Diciamo che nel caso uno voglia comprare una scarpa tecnica per fare della mountain bike, il mio discorso di prima, cercatele a fine stagione, roba in Gore-Tex, roba che insomma è fatta appunto per terreni fangosi, pioggia. Cioè, cercate sempre di giocare in anticipo o in ritardo a seconda di quello che cercate, ok? Cioè, adesso gli e-bike ci sono veramente di tutti i tipi e magari la gente si trova sprovveduta e dice cavolo, quanto costa però anche l'abbigliamento. Sì, costa come del resto costano gli e-bike, però voi magari se giocate per bene le vostre carte trovate delle ottimi affari, trovate degli ottimi affari davvero nei momenti giusti, bisogna solo guardarci. Beh, io spero che questo video comunque possa aiutare qualcuno di voi o comunque possa magari indirizzare anche qualche cambiamento in qualcuno che invece esce già d'inverno. Io vi chiedo solamente un like se vi va e vi è piaciuto veramente questo video, un bel hype con lo swing verso destra. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao. Sì, parliamoci chiaro, se dobbiamo fare dell'asfalto o delle strade così pari d'inverno, io mi posso coprire quanto volete, ma piedi e mani mi si congelano.